chiariamo una cosa, chiariamo più di una cosa in realtà, stamane, signori miei, buongiorno. Sì, sì. Torno sulla partita di ieri in maniera più tranquilla. Devo dire la verità, forse io l'ho sentita più di altri la partita di ieri. L'ho sentita più di altri perché può essere anche per come ci arrivava l'Inter e come ci arrivava il Liverpool alla sfida, no? Il fatto che l'Inter veniva da 4 gol al Como, lo ribadisco, la miglior difesa insieme alla Roma. Prendi e gli fai 4 gol, non c'è stata partita, ne potevi fare 6. E quindi, sai, siamo forti, siamo belli, siamo maci, siamo fighi. Contro sto Liverpool a pezzi, non dico che la vinci, puoi anche perdere, ribadisco, ma mi aspetto quantomeno una prestazione dove dimostri, no, che puoi veramente fare male all'avversario in tanti modi. Invece una sola occasione, punto. Questo è fattuale, eh. Io parto sempre dai fatti, poi i discorsi interpretabili va bene. Il fatto è che a un Liverpool del genere che ha preso 3 gol da Leeds, che l'ultima partita dei Champions ha preso 4 gol da PSV, un'occasione crei. In casa. In casa. E quindi, voi non voi, ma aspettavo qualcosa in più. Credo che sia lecito, no? Se ci definiamo grande squadra. Però ho capito anche di essere in minoranza. Cioè, l'ho visto chiaramente, no? Ascoltando un po' il parterre lì a Sky, altri vari opinionisti, no? Tutti hanno parlato comunque di una prova buona, di un Inter che non meritava la sconfitta, ma che di certo non meritava neanche la vittoria, eh. St'altro lato st'altro lato della medaglia nessuno lo inquadra. E invece io mi aspettavo un Inter che potesse provare a vincere contro un avversario blasonato, in evidente difficoltà, ma comunque blasonato. La verità è che forse queste difficoltà al Liverpool non gliele abbiamo fatte pesare affatto, anzi, l'abbiamo in qualche modo aiutato a venire fuori dai problemi con un approccio innanzitutto non consono e timoroso. E ancora una volta il più lucido di tutti è stato Kivu. Kivu, ascoltatelo post partita, te lo dice chiaramente. Abbiamo avuto, siamo partiti intimoriti. Usa proprio queste parole. Per me, ancora una volta, il più lucido è sempre Christian Kivu, che finora è una continua sorpresa. Anche perché poi si parla sempre tanto di tattica, delle minuzie, di cosa è cambiato. La realtà è che questi ragazzi bisogna sempre saperli prendere qui, nella testa. Il lavoro di Kivo in questa stagione sarà prettamente mentale. Poi possiamo fare tutte le altre dinamiche, possiamo andare a valutare tutte le altre dinamiche, questo, il lavoro di Kivo sarà mentale. A me piace tantissimo come comunica anche sull'aspetto del rigore e di tutto il resto. Perché non ha accampato. Ieri è vero che contro il Napoli ha detto io non parlerò degli arbitri, quindi doveva andare a rigettare subito un credo e non l'ho fatto. E per me è la decisione giusta, nonostante ieri sì, perdi praticamente ed esclusivamente per un rigore che adesso ne parliamo. Ecco, entriamo sul discorso di nuovo rigore. Prima, come al solito, se non l'avete fatto, se volete lasciate il like per avere sempre più contenuti, per aiutare l'algoritmo, se volete iscrivete per seguirli, perché poi stasera parliamo sempre delle altre partite di Champions, trovate i profili in descrizione, degli altri profili social. Grazie, grazie signori miei. Il rigore. Ieri, vi dico la verità, ho detto è da 50 e 50. Sapete perché l'ho detto è da 50 e 50? Perché io ho visto unicamente quella che è la cosiddetta moviola in campo, no? Quella che è la cosiddetta moviola. Solo la parte slow motion dell'azione, perché guardando la partita con l'altra partita sul computer e guardando quindi l'Atalanta, mi sono perso la dinamica a velocità normale, me la sono completamente persa. Quindi io ho visto solo quell'immagine di Bastoni che trattiene Wirtz e poi con Wirtz che cade sguaiatamente. Se tu vedi solo quello, tu dici
lo puoi dare come lo puoi dare. La verità è che guardando la normale dinamica e lo svolgimento dell'azione a velocità normale è veramente una trattenuta che non raggiunge il secondo, non la raggiunge il secondo, no? Come azione prolungata. E non puoi dare un rigore del genere. Cioè, non è da 50 e 50, è veramente, mi correggo, è molto, molto, molto... Non è inventato, eh. Vi dico anche questo, però. Non è assolutamente inventato. Lo stesso Akanji, che dice delle cose, che ha detto delle cose giustissime, in un'intervista in inglese, il rigore più leggero che abbia mai visto. Però noi non dobbiamo mettere l'arbitro in condizione di fare una scelta del genere. Te lo dice Akanji, quindi io sono completamente d'accordo con lui. Sia comunque un po', tra virgolette, pollo bastoni nell'andare a trattenere in quel modo, perché comunque non serviva lo stesso. Però davvero, se fischi un rigore del genere, poi il 99% delle trattenute tu devi fischiarle. E capirete voi che ci sono veramente 10 rigori ma minimo 10 a partita. Quindi il rigore è una roba brutta, una roba molto brutta, assolutamente. Però giusto come ritornando a Kivu, giusto non stare lì soltanto a rivangare l'episodio finale, anche perché ragazzi, ribadisco ancora una volta, l'Inter non l'avrebbe meritata di perdere, ma di certo l'Inter ieri non avrebbe meritato di vincere. Per me, il punto di ieri, che forse è quello che più di tutti, che un po' mi ridimensiona l'Inter ai miei occhi, perché se noi parliamo sempre di un Inter forte, 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 poi sono 6 sconfitte, sarebbero state 5, vero? Ma quando arriva un club blasonato, come ha fatto l'Atalanta? Forse anche, ribadisco, credo che l'Atalanta, guardando anche l'Atalanta ieri, forse è questo che mi fa ulteriormente arrabbiare. Cioè, l'Atalanta ieri si è giocata alla grandissima contro il Chelsea, creando 6-7 palle gol. Poi è vero, poteva anche pareggiarla. Se hai sfiga, la puoi anche perdere la partita. Ma tu hai creato 6-7 palle gol contro il Chelsea. Cioè, l'approccio alla gara, aggressivi, meritavano di andare avanti, subito hanno avuto 2 occasioni da gol. Cioè, l'Inter ci ha messo 30 minuti per entrare in campo. 30 minuti. Poi è vero che a partita in corso era difficile applicare i correttivi perché ci sono stati 2 infortuni e quindi è cambiato un po' il piano gara. Tu, da quel punto di vista, tutto vero, non potevi... Ma proprio l'approccio, l'Inter cauta. Io non vorrei che ancora pesasse quella brutta sconfitta nella finale, perché quando poi si presenta un club di livello, vedi, c'è un po' di timore, ribadisco, l'ha sottolineato Christian Chivo, non è che me lo sto inventando io. Quindi in tal senso per me è interessante la partita Inter-Arsenal, voglio proprio vedere caratterialmente che Inter troveremo con l'Arsenal. Sono molto curioso di vederlo. Sono molto curioso di vedere quella partita. L'Arsenal di certo credo che abbia meno problemi del Liverpool, anche se rispetto a inizio stagione adesso si sta facendo quasi acciuffare dal City in campionato, tutto quello che vi pare, ma l'Arsenal è una squadra in questo momento comunque incredibile, ecco, per usare un aggettivo. Non lo so ragazzi. Beh, forse sono stato io troppo duro, non lo so, però io credo che dobbiamo fare un attimino pace con noi stessi. Dobbiamo capire un po' di che livello stiamo parlando. L'Inter che livello è? Che livello è? È il livello 1, il livello 5, il livello 7, il livello 9, il livello 10? Da una scala da 1 a 10, no? Che valore diamo all'Inter? Se diamo un valore alto, ieri si deve fare di più. Se diamo un valore alto, siamo forti, siamo belli, ieri si deve fare di più. Invece ieri, ribadisco, hai avuto quei 15 minuti finali di primo tempo e tu dici, adesso, no? Adesso ci siamo. No, inizia il secondo tempo e di nuovo il Liverpool. Cioè, di nuovo il Liverpool. È vero che il Liverpool non ha creato granché, però inizia la ripresa e il Liverpool ha ad avere una potenziale occasione. Con Bradley ha avuto un'altra grande occasione, che era l'80°. Non ne ha avute clamorose,
Ma se c'era una squadra nel finale che per inerzia voleva provare a vincere la partita, era il Liverpool. Era il Liverpool. Quindi ancora una volta si va a prefigurare quello che è successo con l'Atletico o contro altre partite, dove nel finale, in qualche modo o l'altro, è l'avversario che fa qualcosa in più di te. Quindi, essendo che ci sono anche già dei precedenti, non pensiamo che sia casuale. Cioè, quasi, ormai le sconfitte dell'Inter sembra che siano quasi tutte casuali, tutte sfiga, tutte sfortuna. No, non può essere così, ragazzi. E vi dico, anche quella di ieri, che certo arriva con un rigore, però per inerzia non era l'Inter a San Siro contro il Liverpool che stava provando a vincere la partita, perché l'Inter la partita ha provato a vincere solo nei 15 minuti finali del primo tempo. Stop. È lì che ha provato ad avere la meglio sull'avversario e che ce l'ha anche avuta. Poi per il resto io non ho visto mai superiorità ieri sera contro il Liverpool. Quindi, ragazzi, ribadisco, pace con noi stessi. Se siamo una squadra normale, va bene. Se siamo una squadra normale, stavi portando a casa un pari con Liverpool, soffrendo poco nulla e creando altrettanto niente, va bene il pari, va bene. Ma se siamo una squadra forte, come ci sentiamo, come diciamo, veniamo da 4 gol in partite al Como, che era la miglior difesa, forse, ribadisco, forse qualcosina in più si poteva attendere. Io questo voglio dire, forse qualcosina in più si può attendere da una squadra forte. Però dobbiamo chiarirci questo, no? Quello che siamo. Perché quello che siamo adesso mi pare di capire che la cavalcata dell'anno scorso è praticamente impossibile. È praticamente impossibile. Se ci va strabene quello che abbiamo visto ieri, la cavalcata dell'anno scorso è praticamente impossibile. Vabbè, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio da Neschio.